È una notte scura, il mare è calmo, il cacciatorpediniere Vivaldi procede tranquillo da ore 12 miglia a sud-est di Capo Spartivento. Gli ecometri non segnalano alcuna presenza. Il capo batteria sbadiglia e a fatica riesce a stare sveglio nella sua postazione dentro lo scudo dei cannoni di prora. Improvvisamente ha un sobbalzo. La sua cuffia telefonica inizia a gracchiare insistentemente. «Allarmi! Posto di combattimento!» grida. In un attimo i serventi e i pezzi sono già pronti con le granate in mano. La vedetta ha appena avvistato un sommergibile nemico in emersione a circa 3000 metri sulla dritta. Il giovane comandante Galati afferra il binocolo e dice con freddezza: «Lo voglio sbranare». Accosta dritta e, dirigendo la prua verso il nemico, lancia le macchine a tutta forza. Il Vivaldi prende nome dal navigatore genovese Ugolino Vivaldi, del quale nel 1291 si persero le tracce dopo che, insieme al fratello Vadino, si era avventurato su fragili galee oltre lo stretto di Gibilterra, dirigendosi poi a sud lungo le coste africane. Il motto della nave, «Con la prora dritta a gloria e a morte», è tratto dall'Elettra di Gabriele D'Annunzio. Il Vivaldi è la sesta unità della sua classe ad entrare in servizio nella primavera del 1930 come esploratore leggero, subendo subito il primo importante ciclo di modifiche, fra cui la sostituzione del timone e dei tubi lanciasiluri. Assegnato al primo gruppo divisione esploratori, nel periodo tra le due guerre effettua la normale attività di squadra. Tra la fine del 1930 e l'inizio del 1931 prende parte, con funzioni di appoggio, alla crociera aerea transatlantica Italia-Brasile di Italo Balbo. Fra il 1936 e il 1938 è impegnato nelle operazioni di appoggio navale durante la guerra civile spagnola. Nel 1938 subisce per primo le modifiche di allargamento dello scafo e rifacimento della prora, che infatti risulta più bassa e meno arrotondata rispetto alle unità gemelle. Inoltre anche l'armamento è incrementato. Nello stesso anno il Vivaldi è riclassificato cacciatorpediniere e viene assegnato alla 14ª squadriglia cacciatorpediniere nell'ambito della seconda squadra navale. Nel 1939 partecipa alle operazioni per la conquista dell'Albania. All'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale è a capo della 14ª squadriglia cacciatorpediniere con base a Taranto, insieme ai gemelli Danoli, Pancaldo e Malocello. Comandante dell'unità è il capitano di vascello Giovanni Galati, che mantiene il comando della nave sino all'inizio del 1942. Galati è il più giovane capitano di vascello della Marina. Nativo di Modena, figlio di un generale dell'esercito, si era già guadagnato 2 medaglie d'argento nella guerra di Spagna. Uomo energico e dalle pronte decisioni. Il Vivaldi ha da subito una carriera operativa intensa e ricca di azioni. Partecipa a numerose missioni di squadra e di scorta ai convogli, nelle quali si distingue sempre per la sua aggressività, sia offensiva che difensiva. Il valore dimostrato gli meriterà una medaglia d'argento. Partecipa alla battaglia di Punta Stilo del 9 luglio 1940, facendo parte del gruppo di protezione e sostegno composto dalla 5ª divisione corazzate, dalla 4ª e 8ª divisione incrociatori con altre 4 squadriglie di cacciatorpediniere. La 14ª squadriglia, Vivaldi, Danoli e Pancaldo, è inizialmente lasciata in porto di riserva a Taranto, ma mentre l'operazione in corso si trasforma da scorta convogli a scontro con la Mediterranean Fleet, 3 cacciatorpediniere vanno in avaria e l'ammiraglio Inigo Campioni, che comanda la flotta italiana, decide di far muovere anche Vivaldi, Danoli e Pancaldo al rinforzo del gruppo, in sostituzione delle 3 unità guaste. La partenza della 14ª squadriglia da Taranto avviene alle 6:18 del 9 luglio. Lo scontro per la 14ª squadriglia, ridotta peraltro ai soli Vivaldi e Pancaldo per avaria del Danoli, si risolve in un nulla di fatto.
Sono gli ultimi cacciatorpediniere italiani ad attaccare e quando lo fanno, alle 16:28, il comandante della squadriglia decide di rinunciare all'attacco col siluro, in quanto le unità nemiche, in quel momento ancora a 18.000 metri di distanza, si stanno allontanando. Contro il Vivaldi vengono lanciati 2 siluri che evita manovrando. Terminata la battaglia, Vivaldi e Pancaldo rientrano ad Augusta, dove si riforniscono di carburante e dove, nella serata del 10 luglio, sono attaccate da 3 aerosiluranti britannici. Uno dei siluri, diretto contro il Vivaldi, manca il bersaglio, mentre il Pancaldo è colpito e affondato. Alle 19 del 31 luglio, il Vivaldi salpa da Augusta per dare la caccia a un sommergibile nemico che alle ore 12:30 del giorno precedente ha attaccato, senza successo, un convoglio partito da Napoli per Tripoli, scortato dai cacciatorpediniere Maestrale, Grecale, Libeccio e Scirocco e dalle torpediniere Orsa, Procione, Orione e Pegaso, in navigazione a sud dello Stretto di Messina. Il sommergibile ricercato è il britannico Oswald, comandato dal capitano di corvetta David Alexander Fraser, partito da Alessandria d'Egitto il 19 luglio per una missione ad est della Sicilia, la sua terza missione di guerra in assoluto. La vecchia unità è stata frettolosamente rimessa in servizio e spedita in Mediterraneo in seguito alla dichiarazione di guerra. Il 30 luglio l'Oswald aveva trasmesso a Malta un segnale relativo all'avvistamento della forza di scorta di un certo numero di navi da guerra e da trasporto italiane. Il segnale fu intercettato e radiogoniometrato dai comandi italiani, che inviarono 2 squadriglie di cacciatorpediniere a dargli la caccia. Alle 20 circa, 5 cacciatorpediniere italiani, il Danoli, il Vivaldi, il D'Arecco, l'Uso di Mare e il Passagno, iniziano la ricerca. La notte è serena, ma senza luna e particolarmente buia. Il mare è calmo. Ed è proprio il Vivaldi a trovare l'Oswald, poco prima delle 23:50, sorprendendolo in superficie 12 miglia a sud-est di Capo Spartivento, nel Golfo di Taranto. Primo ad avvistare l'unità nemica è il cannoniere Angelo Sandrini, che dà immediatamente l'allarme. Il comandante Galati avvista l'Oswald da circa 2500 metri di distanza, con rotta quasi parallela a quella del Vivaldi. Subito il cacciatorpediniere lancia il segnale di scoperta ed al contempo Galati ordina di portare la velocità al massimo, ossia 27 nodi, mettendo la prua sul sommergibile con l'intenzione di speronarlo.